Questo è un video dedicato al giardino dopo un evento atmosferico particolarmente pesante, ma non come pensavo, perché effettivamente è arrivata questa grandinata violentissima, non come quella di una quindicina di anni fa in cui aveva veramente devastato il paesaggio. Fortunatamente la grandinata che c'è stata qualche giorno fa ha danneggiato alcune piante, però altre si sono salvate, molte si sono salvate. E una cosa che mi ha stupito particolarmente sono le rose, perché sono state veramente poco danneggiate, e mi ha stupito questa cosa perché la rosa di per sé è una pianta che sotto una grandinata tende a patire tanto, e invece le rose si sono salvate. Il banano ha avuto le foglie tutte devastate, quindi ho dovuto fare un taglio di tutte queste foglie che davano un aspetto terribile, e altre piante del giardino hanno patito comunque questa grandinata che più che altro ha rovinato le foglie ma non la pianta stessa, quindi molte piante si sono salvate. Comunque giardino abbastanza salvo per quello che riguarda la grandinata di qualche giorno fa. Avevo messo sul canale YouTube un post che diceva appunto grandinata devastante per il giardino, però fortunatamente il giardino è riuscito a sopravvivere, quindi ha dimostrato sempre che la natura in qualche modo riesce a essere anche molto forte. In più c'è anche da dire che la natura tende poi sempre a rigenerarsi, e in più ci insegna che dalle difficoltà si può poi rinascere, magari a volte anche meglio di prima, però mi spiace perché alcune piccole fioriture sono state veramente danneggiate. In questo video vediamo un pochettino che cosa è successo con questa grandinata, e così vi parlo anche di alcuni lavoretti che voglio portare poi a termine, perché c'è bisogno di nuovo di manutenzione. Quando piove per un lungo periodo l'erba poi comincia a ricrescere, quindi c'è da fare il taglio d'erba ed altri lavori che vediamo insieme in questo video di appuntamento in giardino. Sappiamo benissimo che le rose sono delle piante che soffrono di malattia sulle foglie, quindi malattie fungine che causano poi anche la caduta di gran parte delle foglie poi nei periodi che sono caldi e umidi, quindi alcune rose sono molto più resistenti, alcune rose invece lo sono molto meno. Questa è una Shropshire Led, con questo nome incredibile, una rosa che coltivo già da 3 anni qui nel giardino. E questa è una rosa veramente delicatissima. Tutte le volte che arriva la primavera si sviluppa in maniera rigogliosa, fantastica, e poi nel corso dell'anno, quando c'è un'umidità fortissima perché piove abbastanza spesso, poi arriva questo caldo che fa sì che tutta l'atmosfera diventa molto umida, questa pianta poi comincia a soffrire tantissimo, perde gran parte delle foglie, ha un aspetto terrificante, e quest'anno la grandine ha danneggiato un pochettino le sue foglie, che si sono abbastanza salvate, ma vedo che c'è già un attacco fungino di picchiolatura, se non sbaglio, sulle foglie, comunque tutta questa serie di problemi che questa rosa soffre. La sua fioritura è veramente bellissima, sono fiori particolarmente profumati, e quest'anno ho deciso di usare su questa pianta, fargli dei trattamenti abbastanza frequenti con acqua e bicarbonato. Voglio provare. In più ho fatto un trattamento prima della grandine, perché non sapevo che sarebbe arrivata questa grandinata e questa pioggia, un trattamento fatto con un macerato di equiseto in cui è stato aggiunto della zeolite. Questo mi è stato dato come prova sulla pianta da un mio amico che sta facendo dei lavori qui vicino il giardino di casa mia. Sta ristrutturando praticamente tutto un terreno, piantando delle nuove piante, e mi ha dato questa soluzione di equiseto e zeolite che ho vaporizzato sulla pianta, però poi dopo è arrivata questa pioggia, la grandine, quindi il trattamento secondo me è andato completamente perso, quindi sarà da rifare. Però siccome è un macerato che prepara lui per non stare sempre a chiedere, comunque me lo presti per fare il trattamento, voglio provare con il bicarbonato, perché alza il bicarbonato il pH dell'acqua che si usa per nebulizzare, e quindi i funghi in una superficie con un pH abbastanza alto in teoria non dovrebbero attaccarsi, detto così in maniera molto banale. E quindi voglio provare quest'anno a vedere se con acqua e bicarbonato riesco a far sì che questa rosa possa mantenere le sue foglie per il periodo estivo, visto che, come dicevo, poi durante l'estate diventa qualcosa di veramente
allucinante. E mi spiace perché i suoi fiori, adesso anche i suoi fiori sono un pochettino stati danneggiati, sono meravigliosi e l'odore è particolarmente intenso. È una rosa che a me piace tantissimo perché tra i suoi fiori si possono vedere diverse tonalità che vanno dal rosa antico al rosa un po' più acceso, passando poi per il bianco, insomma dei fiori che sono meravigliosi. Una rosa che consiglio nel giardino, ma da seguire veramente attentamente. Ci sono rose invece che sono abbastanza robuste, anche una grandinata può danneggiarle, ma recuperano. Queste sono le knockout, ne ho già parlato tante volte qui nel canale Appuntamento in Giardino, delle rose robustissime, io le consiglio veramente come colore da portare in giardino, ce n'è anche di bianche, di questa varietà di rosa, la knockout, e una rosa resistentissima, sempre in fiore. Pensate che erano già con questi fiori, ce n'erano anche di più, prima della grandinata, e dopo la grandinata i fiori si sono mantenuti addirittura. La grandinata non è stata molto spessa, era della grandine fine, però veramente in quantità esagerata, c'era il cortile che sembrava che avesse nevicato, e in più con questa grande quantità di acqua, ma i fiori hanno resistito. Io ho tagliato più o meno quelli che si sono naturalmente rovinati, ma subito si sono aperti i boccioli perché probabilmente si sono un po' salvati e hanno di nuovo ricreato questo sentiero pieno di questo colore magenta meraviglioso. Quindi rosa knockout resistentissima sia alle malattie fungine che arrivano normali durante il corso dell'anno sulle rose, e anche resistente per quello che riguarda gli eventi atmosferici abbastanza estremi. Certo, fosse arrivata una grandinata come quella del 2015, se non erro, 45 minuti di grandine continua, molto spessa, era arrivata addirittura a rompermi lo specchietto della macchina e un fanale dietro, dalla potenza che aveva quella grandinata aveva cambiato anche il paesaggio. Ecco, un evento atmosferico così tende a distruggere tutto. Però con una grandinata normale, diciamo, questa rosa riesce sempre a garantire un po' di colore in giardino e quindi non ci demoralizza sul fatto che lavoriamo in giardino e poi arriva un evento atmosferico che dura magari mezz'ora e annulla tutto il lavoro fatto. Sono qua insieme a Felicino, che stamattina l'ho fatto uscire. La prima cosa che ha fatto è stato catturare un uccellino. L'ho trovato già subito con un uccellino in bocca. Lui è proprio un predatore, è un gatto dolcissimo, un gatto veramente bello, però è veramente un predatore. Lui esce fuori di casa, deve andare a cacciare, e allora stamattina ha fatto la sua caccia. Io ricordo sempre che quando libero i gatti e li vedo con un animale in bocca non vado a salvare questo animale, perché secondo me è più etico far sì che l'animale faccia quello che porti a termine quella che è la sua natura, quindi quella da predatore. E quindi ho lasciato questo uccellino in bocca a Felicino dicendo: l'hai catturato, lui solitamente se li mangia, e quindi niente, ha divorato questo uccellino e ha soddisfatto la sua natura. Togliere un uccellino catturato dalla bocca di un gatto vuol dire condannare a morte sicuramente questo uccellino, perché è stato ferito dai denti, e quindi meglio lasciare che la natura faccia il suo corso e tutto si risolve in qualche modo, ahimè a discapito di questo povero uccellino che è stato catturato stamattina. Però la natura è anche questo, non è soltanto bellezza e fiori, c'è anche qualcosa di molto crudele in natura, però è tutto in equilibrio, tutto perfetto. Comunque, a parte questo, qui la grandine invece ha fatto una buona devastazione, e questo accade molto spesso per quello che riguarda le ortensie, perché le foglie delle ortensie sono molto carnose, sono abbastanza rigide, hanno poca flessibilità, e quindi con una grandinata le foglie non riescono a flettere bene e quindi si spaccano. La grandine sulle ortensie è qualcosa di terrificante, e qui possiamo vedere la mia ortensia Zorro che era già pronta a queste fioriture blu intenso, e purtroppo ne è rimasta una e due. Qui era pieno di fiori, ci sono solo più due piccole fioriture, e in più le foglie sono state completamente devastate dalla grandine. Questa è una delle piante che hanno patito di più qui nel giardino, e mi spiace perché ero riuscita ad abbassarla un pochettino come volume, con la preoccupazione di non trovarmi poi i fiori, perché le ortensie bisogna poi potarle in un certo modo. E niente, questa pianta aveva prodotto un bel po' di fiorellini che erano pronti a maturare e aprirsi, e niente, questa grandinata qui ha fatto sì che quest'anno la mia ortensia Zorro dovrà essere potata, aggiustata un pochettino,
e mi godrò poi la sua fioritura abbondantissima l'anno prossimo, perché per quest'anno credo che non ci sarà nessun tipo di fioritura, a parte qualche piccolo fiorellino che si è salvato, che magari riuscirà ad aprirsi, vediamo. Anche il Cardiocrinum giganteum ha avuto un danno sulle foglie pazzesco, come se fossero arrivate miliardi di lumache. La grandine veramente è stata un qualcosa che su qualche pianta ha creato dei grandi problemi. Quello che si è salvato, e sono molto contento, è la parte finale della fioritura, quindi qui poi appariranno questa sorta di gigli a questa altezza più o meno, e quindi voilà, avrò la fioritura con una pianta un po' meno bella. Stessa cosa anche il banano, io ho cercato di togliere tutte le foglie danneggiate proprio per far ripartire questa pianta con delle buone foglie larghe e sane, perché un banano con le foglie distrutte dalla grandine in cui crescono poi delle foglie nuove non è mai molto ma molto bello, perché si vede che ha avuto un trascorso un po' burrascoso, diciamo, per via della grandine. In questo modo ho avuto l'opportunità di fare una buona pulizia, perché le nuove foglie stanno già partendo e quindi tutto sarà coperto poi da una vegetazione un po' più sana, che dà un aspetto un po' più lussureggiante, sperando che non arrivi di nuovo un'altra grandinata, però questi sono eventi naturali, non possiamo farci nulla. Questo era il mio cerchio di iris, lo potete vedere in uno dei video più recenti del canale Appuntamento in Giardino. 1 o 2 video fa avevo fatto vedere questo cerchio completamente pieno di fiori viola, di iris, anche gialli e bianchi. Era uno spettacolo. Dopo la grandinata nessun fiore, ho già tolto tutte le infiorescenze sfiorite che si erano sdraiate per terra, insomma qui c'è stata una distruzione e in più un danneggiamento anche su alcune foglie, ma non così grave come pensavo. Quindi qui anche c'è da fare un po' di pulizia, perché vedete che la grandine ha anche spaccato alcuni pezzi di iris, le foglie stanno un po' marcendo, qui c'è da passare a fare un po' di pulizia. E in più anche molte piantine che avevo seminato qui, che stavano crescendo, sono state danneggiate da questa grandine molto molto intensa. Forse qualche zinnia si è salvata, ma vedo che tutto si muove con molta lentezza. Questo perché dopo le piogge frequenti già il giardino rallenta un po', perché il terreno magari è troppo bagnato. In più, quando ci sono le grandinate, cade ghiaccio sulla terra, quindi tende a raffreddare anche un pochettino lo strato superficiale del terreno. Se noi abbiamo seminato delle piantine, queste si trovano con un terreno molto freddo, automaticamente vanno in blocco e poi richiedono qualche giorno poi per recuperare e ripartire con la vegetazione. Ma un terreno che passa da un freddo particolarmente intenso ad un caldo e magari poi di nuovo ad un freddo particolarmente intenso fa sì che le piante poi non si sviluppano bene. Le piante hanno bisogno in primavera di un terreno che prende questo calore dopo l'inverno e che mantenga un calore proprio per permettere alle radici di svilupparsi bene e dare la possibilità alla pianta di avere poi un buon sviluppo anche in altezza. E quindi niente, pace. Anche qui mi sono goduto questa fioritura di fiori lilla, bianchi e gialli, e adesso niente, farò un po' di pulizia e poi magari riseminerò qualcosa o acquisterò magari qualche piantina di tagete, che sono piante molto robuste da sistemare qua in mezzo, proprio per dare di nuovo un pochettino di colore. Anche le mie piante di Stachys bizantina si sono praticamente sdraiate sotto il peso dell'acqua. Questa è una pianta veramente molto ma molto robusta in giardino, una pianta rusticissima, una pianta che sopporta il secco, non ha bisogno di essere bagnata. Se ci pensano anche solo le piogge, se sono un pochettino frequenti, va benissimo, e crea dei meravigliosi cuscini bianchi di foglie pelose e fusti carnosi. Ma tutto questo fa sì che la pianta, quando piove, si appesantisce tantissimo, perché le foglie tendono a trattenere anche l'acqua e quindi tutto si sdraia, si svuota all'interno, perché crea dei rami molto lunghi che poi si appoggiano alla terra. E quindi qui che cosa bisognerà fare? Una cosa che ho già fatto in un cespuglietto laggiù, ovvero tagliare tutta la vegetazione che si è sdraiata su altre piante, anche a 15-20 cm, e dare modo a questa pianta di rigenerarsi poi e creare di nuovo un cuscino compatto, sempre che non arrivino altre piogge, naturalmente, soprattutto frequenti, perché qualche pioggia non danneggia questa pianta
ma una grandinata o una pioggia particolarmente violenta tende proprio a sdraiarla per terra, e quello che si può vedere è tutto un contorno di fusti che si alzano pronti alla fioritura e una parte centrale di foglie un po' marce, tutto abbastanza schiacciato, e questo non ha nessun aspetto estetico particolarmente piacevole. E quindi farò così. È una pianta che, se viene potata, anche viene un pochettino maltrattata, comunque recupera, crea dei nuovi rami che portano delle foglie pelose e grigie. Non so se con una potatura fatta in questo momento la pianta tornerà a fiorire, perché fa dei fiorellini poi violetti su questo grigio che è anche molto bello guardare e osservare in giardino, ma pazienza, per avere una cosa disordinata di questo tipo preferisco fare questo taglio e dare modo alle nuove vegetazioni di svilupparsi nella parte centrale e fare questo riempimento. Questo è il mio orticello, il mio secondo orticello qua nel giardino. Le taccole e il pisello mangiatutto stavano crescendo benissimo, sono comunque arrivate anche a fiorire, quindi sicuramente da queste taccole io raccoglierò qualcosa da mangiare, però le piante erano molto più sane. Non sono state spezzate, c'è stato un danneggiamento sulle foglie, quindi in teoria ho tolto quello che si era spezzato, in teoria dovrebbe ripartire e creare poi questi bacelli da mangiare che sono ottimi. La taccola, il pisello mangiatutto, è una pianta che si sviluppa facilmente con un clima abbastanza tiepido, caldo, cresce in altezza e crea veramente tantissimi bacelli da poter mangiare. La preferisco tante volte ai fagiolini, perché è una pianta che trovo di più facile coltivazione. Già il fagiolino tende a patire un pochettino di più. Qui avevo sistemato le taccole che si sono salvate. Qui è già la seconda volta che metto insalate, a parte le lumache e la grandine, è già la seconda volta che inserisco la verdura, ma niente. La prima volta ho inserito delle insalatine seminate da me, quindi dopo un lavoro di semina, di bagnature nelle vaschette e poi trapianto in giardino, sono arrivate le lumache e si sono mangiate tutto. Allora le ho riseminate, le ho rimesse in giardino, è arrivata la grandine e ha distrutto tutto, qualcuna si è salvata, vediamo che cosa viene fuori. Queste sono insalate lingua di canarino. Ho già ricomprato altre insalate, a questo punto l'ho ricomprata per averla già abbastanza grande, e andrò a sistemare le piante nei buchi dove non ci sono più le altre, perché per avere un po' qualcosa da raccogliere. In più ho sistemato anche dei contenitori con la birra per contenere le lumache. Eccomi qua sotto la serra tunnel, qui l'ambiente è molto più protetto da quelli che sono gli eventi atmosferici. L'unica cosa potrebbe essere un vento particolarmente forte che si infila qui sotto, ma io ho lasciato la serra proprio aperta nelle due estremità per dare l'opportunità a questi venti molto forti che arrivano durante l'anno di entrare e uscire, in modo da non rischiare di un sollevamento della serra. Io, per scongiurare il pericolo lumache, quest'anno ho anticipato il rialzo, diciamo, del telo della serra dal terreno, proprio per non dare possibilità alle lumache di nascondersi da qualche parte. Ho sistemato anche lì dei contenitori con la birra. Qui crescono dei peperoni, della rucola. Lì ho messo una zucchina di quelle rotonde che abbiamo visto in un video dell'anno scorso d'appuntamento in giardino, che io chiamo le zucchine rotonde a UFO, che mi era veramente piaciuta tanto come pianta. L'anno scorso non è cresciuta bene perché era stata danneggiata spesso dalle lumache, poi c'era un clima veramente incredibile perché aveva piovuto fino a giugno, faceva sempre freddo e quindi queste piante non si sviluppano bene. In più ho sistemato anche del sedano, è la prima volta che metto il sedano nell'orto, ci voglio provare, scavando una buca abbastanza profonda e tenendomi la terra proprio per fare poi un rincalzo poi durante la crescita della pianta. Eccomi qua davanti ad un angolino che qui in giardino ha patito tantissimo questa grandinata. Uva spina, ribes rosso e ribes nero. Piante che erano piene quest'anno, veramente le guardavo tutti i giorni perché erano piene di frutti, non c'è quasi più nulla. L'uva spina aveva un 200 frutti, qualcosa di incredibile, ho detto cavolo, bravo Giuseppe, sei riuscito a potarla bene per portarla poi ad una buona fruttificazione. Tutto annullato, c'è ancora qualche frutto attaccato, mangerò ciò che è rimasto così raccogliendolo dalla pianta quando vengo qua in giardino. Ribes nero aveva tantissimi frutti, ne ha ancora un po' attaccati alla pianta, ma ogni frutto presenta proprio delle ammaccature, insomma, penso che non riuscirà a svilupparsi poi così bene. E quindi anche per il ribes nero
Pace, ribes rosso non raccoglierò nulla perché la grandine è una pianta molto delicata, il ribes rosso anche come fruttificazione, quindi una grandinata tende a devastarlo e anche lei è stata devastata anche come pianta, come foglie, eccetera. Comunque questo è probabilmente l'angolino qui nel mio giardino che mi ha dato più dispiacere, per il fatto che mi ero impegnato molto durante l'inverno per capire come potare queste piante, anche l'autunno dell'anno scorso, per cercare di capire come potare bene queste piante da frutta, perché non sono un esperto in potature, diciamo, di piante da frutta, e quindi mi sono impegnato a studiare, ho fatto dei tagli, ho provato, eccetera. Quest'anno con la buona fruttificazione ho capito di aver fatto un buon lavoro e poi è arrivata questa mezz'ora di maltempo e ha annullato tutto ciò che avevo fatto. Ma niente, adesso lascerò queste piante svilupparsi durante l'anno, arriverò poi di nuovo a potarle per preparare tutto per l'anno prossimo. E in più devo togliere questo bambù. Pensate che questo bambù una settimana e mezza fa non c'era, ha una velocità di crescita pazzesca. Io purtroppo qua vicino ho un bosco di bambù e quindi corre sotto la terra, devo cercare di controllarlo col decespugliatore come posso e devo venire qui a fare un po' di pulizia e togliere queste canne, altrimenti qua diventa veramente un bosco più che italiano, un bosco giapponese, cinese, con queste bellissime bellissime poi piante di bambù, perché il bambù è una pianta meravigliosa, però effettivamente è troppo infestante, colonizzatrice del giardino e praticamente difficilmente controllabile. Quindi quello che faccio io in questo punto del giardino, molto vicino al bosco di bambù, è proprio il passaggio del decespugliatore o forbice eccetera per togliere tutto ciò che viene su dalla terra, perché scavare per togliere poi tutti i rizomi del bambù è un lavorone pazzesco e sinceramente non ho voglia di farlo, perché dovrei lavorarci penso un mese e quindi toglierebbe il tempo poi al resto del giardino. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video di appuntamento in giardino dedicato al dopograndine. Ci vediamo ad un prossimo video con altri argomenti. Anche le mie piante, quelle tropicali, quelle lì che sono un po' da ritirare durante l'inverno, e anche, non dico le tillandsie, ma alcune piante tipo la Nepenthes miranda che avevo lasciato sotto la grandine perché mi ero dimenticato di averla messa lì, è stata distrutta, sto cercando di recuperarla e speriamo di fare un buon lavoro. Ma le piante sono sempre molto robuste, in qualche modo recuperano, certo ci vorrà un po' di tempo poi per ottenere un buon risultato, almeno per quello che riguarda la Nepenthes miranda, per quello che riguarda le sue trappole, per rivedere magari delle belle trappole, ma pazienza, è andata così. Vi lascio con questa immagine di questa parte del giardino che a me piace veramente tanto. Io mi siedo lì su questa scalinata di pietra, a volte che è un po' sopraelevata, quindi me lo guardo dall'alto, con questo movimento di colore che conduce all'uscita del mio giardino, con tutto questo insieme di sfumature e contrasti, dal viola della nepeta al rosa intenso, magenta intenso delle knockout, la rosa della mamma di Giorgio, e in più c'è la Gram Thomas che ha anche fiorito con i fiori gialli, e presto avremo anche le fioriture della yucca. Una pianta che adesso poi andrò a potare per cercare di togliere tutte queste lance che sono a livello del terreno, perché lì quando si decespuglia c'è da farsi tanto male. Comunque mi metterò adesso al lavoro qui nel giardino per cercare di ripristinare tutto e riportare tutto a prima della grandine, quando avevo sistemato per bene e tutto sembrava abbastanza armonico. Adesso sembra un po' un dopoguerra per via del disordine, l'erba, i rami della rosa rugosa che si sono accasciati per terra per via del peso della pioggia. Comunque lavori da fare, lavori in un giardino che ci tiene sempre molto ma molto impegnati e ci dà l'opportunità, come dicevo spesso, di fare un po' di attività fisica, perché il giardino è anche questo, attività fisica e benessere anche personale, non solo visivo ma anche fisico. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!